Buongiorno ragazzi. Intanto che si scalda un po' il tugurio, che mi sembra che siamo a 0 gradi qua dentro, mentre si scalda. Dopo aver visto la costruzione della sgorbia a scavo, che vi lascio il link qui, la scheda, se non l'avete visto andatela a vedere, vi ho fatto vedere come costruire questo jig copiato da una famosa marca estera, perché appunto costa una montagna di soldi e io non avevo voglia di buttarli là, visto che mi sembrava relativamente facile farlo. Vi lascio la scheda anche di quel video. Oggi andremo a vedere come si utilizza il jig per affilare le nostre sgorbie, i nostri raschi e i nostri utensili da tornio. Bene, vi lascio il video e ci vediamo dopo per i saluti. Prendiamo il nostro pezzo, questo qui, che non è altro che un tubulare di ferro con un pezzo di angolare e una piastrina per fermare il manico della sgorbia o il nostro sistema per bloccare il collo là. Usiamo l'apposita dima, scusate se è scritto in inglese, ma l'ho imparata così, adesso vi spiego anche com'è in italiano. Posizioniamo la dima all'altezza del centro della nostra mola, chiudiamo tutto. Allora, le misure sono diciamo per la filatura standard 7 pollici, che corrispondono a 17 cm e mezzo, per 4 pollici che sono 10 cm, però bisogna calcolare sempre in base al centro della mola. Poi si inserisce la nostra sgorbia a scavo all'interno del jig di affilatura, si fa passare fuori qui 2 pollici che equivalgono a 5 cm. Si va a chiudere, si appoggia l'angolo del gambo, diciamo così, sull'angolo del supporto, dall'angolo qua giù al piano dove c'è la sgorbia deve formarsi un angolo di 45 gradi per avere appunto l'inclinazione giusta. Adesso andiamo un po' vi faccio vedere un po' come si fa. Accendiamo la finale qua. Si va senza premere sulla sgorbia, si va solo un po' da una parte, un po' dall'altra. E con questo pendolino, come si chiama qua in Italia, oppure
guardalo. Beh, questo zig per la filatura si ottiene la filatura a unghia. Bene, ora andiamo a vedere l'altro, questa è affilata, andiamo a vedere come si utilizza l'altro pezzo. Questa guida inoltre si può utilizzare per affilare la nostra svolta a sgrotto. Come si fa? Si appoggia il manico qui, il mio qua è un po' troppo piccione, diciamo, ma cosa faremo lo stesso per andare bene a vedere se l'angolazione è giusta. Prendiamo il pennarello e coloriamo tutto il bisello qui. Non è per bellezza, è solo per vedere se l'angolazione è giusta. Poi si appoggia il manico, qui, si appoggia lo scalpello, la svolta sfilata alla mola. Questa dovrebbe essere l'angolazione per vedere se è giusta, non basta fare altro che girare e vedere se mangia tutto quanto. Poi prima vediamo il nostro fermo, andiamo ad accendere la mola e facciamo ruotare anche qua. Non serve premere sulla svolta perché il peso della schietta è già tutto sufficiente. Una colazione che non mi piaceva, adesso pian pianino, man mano che la filerò, il bisello prenderà tutto lo spessore. Adesso andiamo ad affilare un raschio, vi faccio vedere, tiriamo via questa guida. Inseriamo l'altra, io l'ho fatta, vedete che ha 3 settori mobili per andare bene appunto a regolarmi le varie angolature. Allora lo fermiamo lì intanto. Ho fatto un bel piatto grande per andare bene a muovere. Prendiamo questo bel raschietto del ciliegie, andiamo a dipingere sempre il pisello, la appoggiamo così e andiamo a cercare l'angolo. Controlliamo lo scrupolo un'altra volta, l'angolatura dovrebbe essere giusta, e questo qui andiamo ad appoggiarlo delicatamente così.
ecco la nostra filatura, è quasi perfetta come da fabbrica. Spero di avervi fatto capire abbastanza bene come viene utilizzato questo sistema di affilatura. Se avete domande, dubbi o qualcosa, scrivete pure giù nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Vi lascio anche una scheda PDF con la tabella della Tormec, che è quella più utilizzata appunto per calcolare i gradi di affilatura, in descrizione. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. E come per rispondere a qualcuno che me l'ha chiesto, non si paga niente a iscriversi, anzi fate crescere il canale, è gratuito. Se invece volete spendere soldini per supportare il canale, in descrizione trovate sempre il link di PayPal, oppure se volete diventare Patreon c'è anche il link di Patreon. Spero vi sia piaciuto, un pollicione in su è sempre gradito e basta, ci vediamo il prossimo lunedì sempre qui nel mio tugurio.